Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, cominciamo col dire che questo video è un po' vecchietto, me lo ero dimenticato, guardate, non so come ho fatto a dimenticarmi questo video, però eccomi qua che ve lo carico. Queste sono le unghie gialle, ve le ho fatte vedere su Instagram, ho messo dei post con queste unghie, ma mi ero totalmente dimenticata di caricare il video e sto registrando l'audio in questo momento, insomma nel giorno in cui ve lo carico praticamente. Sto andando a ricostruire in acrilico e queste unghie gialle mi sono piaciute tantissimo, ma veramente tantissimo. Credo che le ho tenute su anche per un bel po', per i miei standard, e quindi niente, sono qui a farvi vedere come le ho ricostruite. E erano ancora i miei primi approcci con il sistema acrilico, quindi alcune cose che faccio adesso, va bene, magari voi neanche ve ne accorgete, però il mio problema qual è? Che siccome seguo delle persone che a mio avviso fanno delle unghie meravigliose, io vedo i miei errori e non vedo le mie unghie come quelle che fanno loro. E quindi questo mi serve a spronarmi, spero, e non ad abbattermi. E quindi va bene, questo per dire che ci sono delle cose che ho fatto in questo video, dei movimenti, diciamo, che ho fatto in questo video che adesso ho capito che non devo fare. Non vi sto qui a dire, insomma, sarebbe veramente tanto complicato. Però siccome il risultato finale comunque mi è piaciuto tantissimo, vi carico il video, insomma, magari vi passate questi 35 minuti, perché dura 35 minuti questo video, in mia compagnia, e vi rilassate. Io non so voi, ma mi rilasso tantissimo a guardare i video di unghie, i video dove ricostruiscono, insomma, vabbè, mi piace tanto. Ho fatto queste unghie in due tempi diversi, ovviamente, come spesso mi capita. Infatti vedete che nel medio e nell'indice sono già ricostruiti, ma poi li andrò a smontare e il giorno dopo, mi sembra, ho ricostruito le gialle anche loro. Quindi ho posizionato la nail form e sto mettendo uno strato sottilissimo di acrilico clear e adesso vado a cominciare a costruire il mignolo. Questa polvere gialla l'abbiamo fatta insieme in diretta con la mia amica Marianna, e se mi ricordo vi metto in alto a destra il link di quella diretta, che ci siamo anche abbastanza divertite durante quella diretta. E questo giallo l'ho fatto con i gessetti colorati e la polvere trasparente, la polvere clear. Mi piace tanto il giallo, mi piace anche mi piace come il verde, e quindi niente, credo che lo riutilizzerò questa polvere, perché mi piace veramente tanto. L'ho già detto che mi piace? Ah, ok, pensavo di no. Va bene, sto andando, sì, ogni tanto esco dall'inquadratura, ma poi ritorno. E per esempio una cosa che ho capito di utilizzare le polveri colorate è la consistenza della pallina che devo prendere, cosa che qui ancora non avevo capito bene, non avevo fatto abbastanza prove, però vi ripeto, il risultato finale comunque mi è piaciuto ed è per quello che vi sto caricando il video. Comunque faccio prima l'allungamento del bordo libero. So che vedete tantissimi video dove lavorano con una sola perla gigante. Lavorare con una sola perla ci si arriva piano piano. Quando si comincia, ci sto provando anche io, vi dico la verità, nel mio piccolo, facendo le prove, i miei esercizi eccetera, ma su unghie così lunghe lavorare con una sola perla sì, è fattibile assolutamente, ma ci vuole abbastanza esperienza nella conoscenza del prodotto, quanto velocemente polimerizza, quanto
velocemente o più lentamente tende a diventare, diciamo, questa pasta modellabile, chiamiamola così. Insomma, ci vuole un attimino di esperienza, non che uno non ci possa arrivare assolutamente, non è che i video che vediamo sono dei mostri e noi siamo degli incapaci, ci vuole solamente un po' di pratica. E quindi qui praticamente ho ricostruito con il giallo e poi vado ad incapsulare con un leggero strato di clear. E qui per esempio ancora non avevo capito molto bene come posizionare il prodotto nel giro cuticole per evitare che al momento di limare io mi porti via il colore. Credo di averlo capito. Ho fatto anche delle altre unghie, ma questo problemino, diciamo, ancora ce l'avevo, e probabilmente adesso credo di averlo capito. Ho risolto perché appunto devo posizionare la pallina in un certo modo e con il pennello inclinato in un certo modo devo andare a lavorare la pallina. Comunque, vi ripeto, io quando mi sentirò pronta di potervi insegnare una tecnica che funziona per me, e quindi immagino che possa funzionare anche per voi, comincerò a farvi dei video proprio specifici. Questi sono così per farvi vedere quello che faccio su me stessa. Qui vado a fare uno sfumato con i glitter, però l'allungamento del bordo libero lo faccio comunque sempre con lo stesso giallo, quindi bello giallo pieno, e poi andrò a sfumare con il glitter. Adesso qui il mio prodotto sul mignolo si sta cominciando ad indurire ed è il momento di pinzare. Una cosa che con acrilico mi dimentico ogni tanto è di pinzare al momento giusto, quindi ho messo la pinza e rimango così mentre lavoro sull'altra mano, sull'altro dito. Ok, adesso glitterozzi. Anche questo giallo mi sembra proprio che l'avevo fatto in diretta appunto quella sera, quindi comunque se entrate in quel link vedete tutto quello che abbiamo combinato quella sera. Mi piace tantissimo, ragazze, mi piace tantissimo. Voi lo sapete che io quando una cosa mi piace ve lo dico e ve lo ridico fino allo sfinimento. Credo di averlo utilizzato di nuovo questa mescola, questo mix, ma lo utilizzerò sicuramente di nuovo perché mi piace veramente tanto. E anche qui praticamente poi vado ad incapsulare e a terminare la mia struttura, a dare lo spessore giusto nel punto di stress, eccetera eccetera, con acrilico clear.
Ok, adesso ora di pinzare anche qui, ma queste nel form sono talmente lunghe che mi impediva che la pinza scorresse fin dove io volevo che scorresse, quindi taglio la punta e poi infilo la pinza, la incastro e la lascio. Non la lascio tantissimo perché appunto acrilico poi quando si è polimerizzato è veramente impossibile poi da stringere, cioè ancora peggio del gel. Comunque stringo dove c'è da stringere eccetera eccetera. Questa è una forma coffin, voi sapete, e se non lo sapete io faccio molta distinzione tra la forma coffin e la forma ballerina. Ballerina non mi piace, a me non piace ballerina perché è curva, scende verso il basso e c'è tanta bombatura, non mi piace, insomma preferisco questa coffin. Sono due forme diverse, noi però purtroppo facciamo di tutta un'erba un fascio e diciamo che questa è una forma ballerina. Io non riesco a chiamarla ballerina perché conosco la differenza, insomma anche visivamente si vede proprio la differenza fra coffin e ballerina. Comunque ora di limare. Lima a mano, tiro sui laterali, pulisco, perfeziono eccetera eccetera e poi la mia solita punta di sicurezza. Queste punte le ho io, se vi interessano potete mandarmi una mail giù nell'info box, oltre alla mia email, i miei social eccetera, che poi i social li vedete anche in alto a sinistra. C'è anche un link, Linktree. In quel link ci sono tutti tantissimi prodotti che utilizzo e quindi se cliccate dentro sopra a quel link vi riporta a tantissimi prodotti che utilizzo. Quindi moltissime volte non li troverete più nell'info box i link diretti ai prodotti, ma li trovate direttamente dentro a quel link perché così faccio il lavoro una volta sola. Ok, dicevo, va bene, fresa, limatura a mano eccetera eccetera, buffer e poi andiamo a decorare. Questo che sto andando a mettere è primer acid free, ho pulito ovviamente la polvere con il cleaner eccetera e adesso mi sto andando a tagliare una porzione di foil con i disegni che voglio poi attaccarmi appunto sull'unghia. Vado ad utilizzare il gel foil e lo mando in lampada. Io lo mando 60 secondi e prima di attaccare il foil lo faccio freddare e dopodiché facciamo quello che si fa con il foil, si schiaccia, si appiattisce eccetera eccetera. Si cerca di far attaccare bene tutto il disegno e ecco qua, quando stacco il foil viene via molto bene. E questo è, va bene, Spider-Man, Spider Gel, sì lo so, ma io lo chiamo Spider-Man. E niente, vado a fare questa semplicissima veramente nail art. Prima di andare in lampada con il pad imbevuto di acetone vado a pulire questo gel che se no si polimerizzerebbe sulla mia pelle e poi è più difficile da togliere. Non so perché non l'ho fatto prima di mettere il gel foil anche su quest'unghia, ma vabbè, tanto per allungare i tempi. Prima di mettere degli sticker metto comunque il gel foil perché lascia quel bello strato appiccicoso che fa attaccare molto meglio anche gli sticker. Ovviamente farfalle, ne vogliamo parlare. Adoro i glitter, adoro le farfalle. Ok, tanto voi amiche di unghie già lo sapete, inutile che vi sto qui a dire. Ok, e queste due praticamente sono finite, quindi sigillo, vado in lampada, adesso ve le faccio vedere un po' più da vicino e poi il giorno dopo, 2 giorni dopo, neanche ricordo, è passato talmente tanto tempo che neanche ricordo, ho ricostruito le altre 2 unghie.
Ok, eccomi qua. Allora, prendo la misura per le nail form, sicuramente devo fare i tagli, quasi sempre le mie unghie sono senza laterali e quindi devo adattare la nail form alla mia unghia naturale. Queste nail form mi piacciono moltissimo per creare questa forma, veramente sono tra le mie preferite. Quando devo fare una coffin lunga vado a prendere queste, veramente si lavora molto bene, sono lunghissime e tengono tantissimo perché sono comunque in alluminio e quindi ecco questo vado a fare. Anche qui faccio il primo strato di adesione con polimero clear e poi vado a ricostruire. Qui farò una ombre, un baby boomer colorato, che poi non si dice baby boomer, così dicono, io mi affido a chi ne sa di più. Dicono che non si dice baby boomer colorato, ma quando è colorato si dice ombre, e baby boomer è solamente quando è con il bianco. Vabbè, noi ci crediamo e gli diamo retta. Quindi, come sempre con il solito giallo, vado prima ad allungare il mio bordo libero e poi vado a creare la sfumatura Ciao, con mamma. con il Macchina. è la macchina, sì, con il cover. Allora, con la polvere cover vado a creare la sfumatura. Questo cover è quello di Outlet Nails e si chiama Cover, semplicemente Cover. Anche il monomero che utilizzo è di Outlet Nails. Vi prometto che vi lascio tutto nel link tree, i prodotti che utilizzo nel link tree. Dovete cliccare dentro a quel link per vedere tantissime cose ci stanno lì in questo link tree, tantissimi link anche di cose che utilizzo comprate da Amazon, AliExpress, eccetera eccetera. Ok, la sfumatura che viene con l'acrilico è qualcosa di spettacolare. Chi usa acrilico potrà confermarmi. I baby boomer, gli sfumati che vengono con l'acrilico possono venire anche con acrigel e con gel, ma ci mettiamo molto più tempo. Con acrilico fa da solo praticamente. Messo il prodotto giusto e pennellato nel modo giusto e al momento giusto, fa da solo. Sempre con il cover vado a coprire delle zone in cui vedo che è rimasto troppo trasparente e quindi va bene. Una volta fatto questo, anche qui vado ad incapsulare con il clear, così intanto vado a finirmi la struttura, perché vedete che comunque non è completa la struttura. Ecco, questo è il clear. E poi così mi assicuro, un po' come faccio il baby boomer con acrigel, lo vado sempre a incapsulare con il clear, così quando vado a limare sono sicura che non mi porto via il colore. Mi piace tantissimo dell'acrilico il fatto che tu puoi cominciare e finire un'unghia cioè cominci e finisci volendo un'unghia tutto nello stesso momento. Se devi pinzare, ovviamente la devi fare tutto nello stesso, cioè cominciare e finire, perché se passi altre dita è probabile che nel frattempo l'acrilico polimerizzi, diventi talmente duro che poi non riesci a pinzarlo. Quindi praticamente ho finito, quest'unghia è finita. Una volta che ho finito di mettere il clear eccetera eccetera, l'unghia è finita e adesso vado a mettere la nail form sul indice e la stessa cosa, prendo la misura, il taglio, l'adatto, taratà taratà.
Qui invece non ho tagliato la nail form, non ho capito per quale motivo, non ho sentito la necessità di tagliare la nail form, la pinza mi scorreva, non lo so, questi misteri misteriosi non saprei, non so che dire. E comunque ho pinzato e vabbè, va bene così. Allora, ok, sempre strato clear per crearmi ottima adesione tra unghia naturale e prodotto che andrò a mettere sopra, e poi qui vado ad allungare con il cover. Qui faccio praticamente un ombre al contrario, dove la punta sarà naturale e nel giro cuticole ci sarà il glitterozzo giallo. Amo, adoro, adoro. E ok, le cose sono sempre le stesse, premo il prodotto, aspetto che diventi abbastanza pastoso da poterlo lavorare, perché se è troppo liquido ci cola da tutte le parti e non si può lavorare, anzi si appiccica al pennello e ti viene da buttare tutto per aria. Invece aspetti che il prodotto prenda quella consistenza giusta e così ti riesce molto più facile lavorarlo. Ok, eccolo qua, la polvere glitterozza gialla, che più lo guardo e più mi piace. E niente, praticamente vado appunto a fare questa sfumatura e a completare nel giro cuticole, e anche qui poi vado a incapsulare con il clear.
Allora, colgo l'occasione di questo pezzo di video dove appunto sto incapsulando e sto utilizzando varie palline di clear per incapsulare, perché appunto una ragazza sotto a uno dei video di acrilico mi ha scritto: ma insomma, quante devono essere queste palline? Con quante palline? Allora, non c'è una regola, perché può essere appunto una gigante se siamo capaci di manovrare il prodotto, eccetera, oppure possono essere 3, 2, 4, 5 piccole, ovviamente, perché chiaramente più palline usiamo più saranno piccole, perché sennò diventa veramente un panettone, e quindi non c'è una regola, è come ognuna di noi si aggiusta, come si trova meglio. E dipende anche dalla grandezza del pennello. Chiaramente con un pennello numero 8 non puoi fare una pallina gigante come con un pennello 12 o 14 addirittura. Quindi questo è molto di pratica, è tutto pratica e capire come ci troviamo più comode. Invece per l'indice ho visto che ho tagliato la cartina, ma non ho capito, vabbè ragazze, misteri misteriosi. Va bene, adesso passo anche qui alla limatura e poi andiamo a decorare con i svaroschini e quegli anellini dorati che stiamo utilizzando ultimamente, che a me piacciono tantissimo, mi vedete usarli tanto, sempre con la fresa eccetera eccetera, e poi andiamo a giocherellare. Ok, bufferata finale e pulizia dalla polvere con il cleaner, pulisco tutto molto molto bene e poi andiamo a cominciare a decorare. Il pollice lo lascio libero perché mi serve per le varie dirette, per le dimostrazioni che faccio durante le dirette. Anche qui questo è primer acid free. E poi mi vedete utilizzare il gel colla e ho mandato abbastanza veloce qui perché può essere un po' noioso. Sì, diciamo che la fase di mentre attacchiamo queste decorazioni varie può diventare un po' lunghetta, dipende dal tipo di decorazione che andiamo a mettere. Allora, questi sono quei semicerchi, come li vogliamo chiamare? Non so come si chiamano. Semicerchi. Oddio, non mi viene nessun'altra parola, scrivetemi qui nei commenti come li possiamo chiamare. E quindi lo faccio affondare veramente per bene nel gel colla, in modo che quando polimerizza rimane proprio incastrato nel gel colla. E non mi ricordo se qui l'ho fermato prima di andare a mettere no, credo di no, perché sto aggiungendo dell'altro prodotto. No, bugia, l'ho fermato con la luce UV e sono andata a mettere ho aggiunto dell'altro prodotto fresco del gel colla per attaccare appunto questi svaroschini. Qui sì, mi sembra proprio che non sono andata a polimerizzare, ma attacco direttamente il secondo semicerchio per fare una specie di coroncina. Questa coroncina del giro cuticole mi piace proprio tanto tanto, mi avete visto usarla anche su Instagram, ho pubblicato delle altre foto. Venite a seguirmi su Instagram ragazze se non lo fate già, perché appunto carico magari delle cose che su YouTube non faccio. Prima di andare in lampada ho sigillato, così il bozzetto del gel colla mi si appiattisce, diciamo, non mi rimane troppo bozzoluto e si integra perfettamente con il sigillante, e sono andata in lampada.
E adesso qui la stessa cosa, abbastanza prodotto in modo che quello che vado ad attaccare affondi nel gel, perché se ne mettiamo troppo poco rimangono dei punti scoperti e può succedere che si stacca, che si solleva. Qui ho messo un cerchietto che sembra tutto fatto di palline, delle micro perline, e al centro del cerchietto ho messo un svaroschino e poi gli altri intorno. Anche qui prima di andare in lampada metto il sigillo, insomma passo il sigillante, così si incapsula per bene tutto quanto e poi vado in lampada e le mie unghie sono finite. Mi sono piaciute tantissimo, spero anche a voi. Se ricreate qualcosa del genere mi fa piacere vederlo, taggatemi nelle vostre storie oppure nei vostri post su Instagram e io vi riposto molto volentieri, mi fa piacere vederlo. E niente, vi ringrazio molto per stare qui con me. Se non sei iscritta al canale iscriviti così non ti perdi le nuove uscite e un bel like se ti è piaciuto il video, grazie. E questo è il risultato finale. Adesso io vi faccio vedere queste unghie. Le mie amiche che parlano spagnolo mi capiranno. Les voy a presumir mis uñas, che non so bene come si traduce presumir, fatemelo sapere per favore. E niente, mi piacciono tanto, spero anche a voi. Un bacio grande, ci vediamo in giro per i social e ciao!